Daruk piace Lega Hyrule. Ciao a tutti, da Emanuele di Lega Hyrule. Oggi ho per voi delle informazioni inedite per quanto riguarda il seguito di The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ma non sarò io a rivelarvele, bensì lascio la parola a Daruk. E ha detto che ha doppiato un suo antenato, diciamo. Sì, di cui non mi ricordo il nome purtroppo, però era un Daruk un po' più serio, più... Darunia forse? No. Sai che no, ultimamente i nomi proprio non mi ricordo la mazza. Quindi il doppiaggio è recente, è un gioco che deve ancora uscire, credo. Sì, Cioè, sì, o una l'anno prossimo. versione che deve uscire. L'anno prossimo. Va bene. Pietro Ubaldi non è una persona che ha bisogno di presentazioni. La sua voce si può udire in moltissimi film, telefilm, videogiochi e cartoni animati. Per la saga di Zelda ha prestato la propria voce al campione dei Goron Daruk, in The Legend of Zelda Breath of the Wild e in Hyrule Warriors l'Era della Calamità. Oggi ho avuto la fortuna di incontrarlo e di scambiare con lui due parole in cui ho tentato di carpirgli qualche informazione sul seguito di The Legend of Zelda Breath of the Wild, che uscirà l'anno prossimo. Egli mi ha detto di aver registrato le proprie battute 2 giorni fa, quindi immagino venerdì o comunque nel corso di questa settimana. Questo significa che la sessione di doppiaggio, almeno per quanto riguarda le voci italiane, è in svolgimento in questo periodo. Non ho tuttavia informazioni sugli altri doppiatori, se quindi le battute di Zelda, dell'Albero Deku, dei discendenti dei campioni siano già state registrate, oppure se siamo solo all'inizio del lavoro di doppiaggio. La seconda informazione che ho avuto la fortuna di ricevere è che egli non sta doppiando solo Daruk, cosa strana di per sé, dato che alla fine di Breath of the Wild scompare, va nell'aldilà, ma anche un suo antenato. Ora, chi sia questo antenato non lo so, non me l'ha detto, lui non si ricordava il nome. A lui sinceramente queste cose non interessano più di tanto. Il doppiaggio lo fa per lavoro, quindi di sapere le relazioni tra i personaggi gli interessano relativamente. Non è un fan che desidera, che brama queste informazioni, come invece lo siamo noi. Ho provato a farmi dire il nome dell'antenato, ma non se lo ricordava. Darunia? Non lo so. E quindi rimaniamo ancora con questo mistero. Chi sia questo antenato, purtroppo non lo so. Suppongo che possa essere il campione che 10.000 anni fa pilotò il colosso sacro Rudania. Questo mi viene da pensarlo perché se Ganondorf è sigillato in quel mausoleo da 10.000 anni, dato che non ci sono state più guerre dall'ultima volta che è comparsa la calamità 10.000 anni fa, allora quel braccio che lo tiene sigillato è il braccio dell'eroe. E allora vedremo la guerra che si è svolta 10.000 anni fa. Una domanda che dobbiamo porci è: vedremo la guerra solo tramite flashback, come in Breath of the Wild abbiamo visto le vicende di 100 anni prima? Oppure la vivremo perché Link tornerà indietro nel tempo di 10.000 anni e quindi l'eroe antico è questo Link stesso di Breath of the Wild? Anche questo rimane senza risposta. Cos'altro dire? Purtroppo le mie informazioni terminano qui. Adesso però sappiamo che nel seguito di The Legend of Zelda Breath of the Wild incontreremo l'antenato di Daruk e quindi verosimilmente incontreremo anche gli antenati di Revali, di Urbosa e Mipha. E quindi chissà, magari scopriremo chi pilotava i colossi sacri 10.000 anni fa. Tutte queste informazioni purtroppo rimangono un mistero e per certi versi spero anche che rimangano così, in modo tale da scoprirle direttamente nel corso del gioco, proprio come Link riacquisisce i propri ricordi. Così noi acquisiamo la conoscenza degli eventi passati. Ma adesso la parola spetta a voi, quindi lasciate pure un commento qui sotto per farci sapere cosa pensate di queste nuove informazioni. E non dimenticate di seguire il canale in modo da ricevere ogni nostro nuovo video. A presto! Daruk piace Lega Hyrule.